Ciao a tutti e ben ritrovati ai video di PhotoArt. Ancora parliamo di scanner. Questa volta abbiamo uno scanner un po' particolare, Imacon FlexTight Photo Hasselblad. Imacon e Hasselblad è uno scanner a tamburo virtuale, perché il meccanismo che tira e traziona il negativo lo traziona curvandolo come uno scanner a tamburo. Questo è senz'altro molto che paga in termini di riproduzione su scanner molto importanti, cosiddetti a tamburo. Il tamburo virtuale, come in questo caso, però diciamo che garantisce la sempre perfetta distanza tra il sensore e il negativo, e quindi è una cosa molto apprezzata e che si riverbera anche poi nel risultato finale. Però abbiamo per contro un trascinamento abbastanza lento, la macchina non è più attuale, perché ci sono la X5 per esempio l'ha superata, anche con delle performance migliori e allargate soprattutto sulla lettura dei negativi, però resta sempre uno strumento davvero importante e stacca di molto qualsiasi altro scanner. Non parliamo di scanner piani, ma anche di scanner di film scanner, come vi ho presentato per esempio il Minolta di Imagescan Multipro. Allora, innanzitutto uno sportello. La tecnologia resta una tecnologia comunque antiquata, perché le prese che abbiamo a disposizione sul lato posteriore sono prese SCSI, quindi bisogna avere ancora un computer con questa tecnologia per acquisire i file. I portatelai che abbiamo visto in plastica in tutti gli altri strumenti di scansione, questa volta sono delle lame, sono delle lamine che per l'appunto devono flettersi, come in questo caso, delle lamine metalliche, perché una caratteristica è questa, eccolo qua, c'è una calamita che le tiene, per così dire, incollate e agganciate su tutto il percorso. Il negativo entra e poi viene rilasciato. Questo che vedete qua è un piano luminoso, che aiuta, grigliato, che aiuta nella sistemazione del negativo. È una parte un po' complicata, perché bisogna stare molto attenti nel posizionarlo perfettamente dritto, in modo da avere poi la scansione dritta e non doverla correggere con il software, e si perde insomma senz'altro un po' della qualità che abbiamo acquisito. Va dal 135 mm fino al 6x17. Ecco, uno dei motivi per i quali ho acquistato questa macchina è proprio perché attraverso questo telaio, eccolo qua, un telaio che parla da solo, si riescono ad acquisire i 6x17. Una scansione, tanto per darvi l'idea, una scansione di un 6x17 a 3200 dpi impiega 43 minuti. Quindi, come vi raccontavo in un video precedente, è bene mettere il timer, occuparsi di qualcos'altro e la macchina intanto avanza. Come viene inserito il negativo? Vedete, questa è una parte sintetica, con però una calamita, in modo che anche questa tenga serrato il negativo come lo abbiamo messo, e poi tutto il processo è quello, vi dicevo, di trazionamento. La qualità di questa macchina vecchia, pesante, perché pesa un bel po', però è una qualità senza dubbio migliore anche di qualsiasi film scanner. C'è una capacità di rilevare i dettagli che è ancora superiore, lo potete vedere o lo avrete già visto nelle immagini che vi ho messo in questo video, e cioè laddove con un Nikon o con un Minolta vedo dei dettagli e penso in maniera già appagante di aver tirato fuori tutto quanto dal negativo, se passo poi alla scansione con l'Imacon vedo che c'è ancora invece da tirare fuori. Allora la differenza dove sta? Perché qualcuno potrebbe dirmi anche correttamente, nel momento in cui vado poi a ridimensionare per la stampa e sul Minolta o sul Nikon aggiungo un po' di maschera di contrasto, pareggio i conti. Vero, è vero, perché se vi sottoponessi questi due file appunto scansionati da una parte e dall'altra, l'uno un pochettino corretto con una maschera di contrasto, effettivamente si faticherebbe a trovare la differenza. Dove sta la reale differenza? Nella lettura dei neri profondi, delle ombre. Ecco perché un file che deriva da un Imacon è molto più naturale,
e soprattutto necessita di meno correzioni. Un altro aspetto secondo me molto importante che ho riscontrato lavorando su queste macchine è che, mentre non parliamo di uno scanner piano dove veramente bisogna sempre spremere la massima risoluzione per avere un file che sia performante, ma anche sul Minolta la scansione a 1600 o 2400 dpi non è valida come quella a 3200 dpi, mentre su questo scanner avere un PPI a 800, a 1600 o a 3200 cambia solo la dimensione finale del file, ma la qualità è la stessa. E questo è un aspetto fondamentale per chi ha molte pellicole da valutare, perché d'accordo il piano luminoso, d'accordo il lentino, però è anche vero che quando poi passo qui una scansione veloce a 600 dpi ho in breve tempo un riscontro su quello che è realmente il negativo. Si trovano oggi come oggi sul mercato a prezzi molto diversi da quelli che ho pagato io per acquistarlo da nuovo, quindi vi spingo a cercare una macchina come questa, meglio se un X5 anche in buono stato, lo pagate in maniera decente, è chiaro che non ve lo regalerà nessuno, ma avrete dei risultati davvero eccellenti. Quante volte, per esempio, abbiamo avuto la frustrazione di osservare il nostro negativo con la nostra lupe, vedere dei dettagli bellissimi, ci siamo leccati i baffi perché abbiamo detto adesso chissà cosa, e poi lo scanner ci dà una foto moscia, ci dà un'immagine dove questi dettagli non esistono. Proviamo con la maschera di contrasto, ma niente da fare. Perché? Perché non possiamo inventarceli, in quanto se non ci sono nella ripresa, nella scansione, non li troviamo assolutamente poi nel file, non li possiamo inventare. E allora ecco il motivo per il quale esistono delle macchine più performanti, cioè delle macchine dedicate, si chiamano film scanner, oppure degli scanner come questo Imacon FlexTight che emulano la tecnologia del tamburo, quindi è un virtual drum questo apparecchio, perché sono capaci di introdurre dei dettagli, di leggere soprattutto non il dettaglio in quanto tale, ma andare a leggere nella profondità anche del nero, e quando parliamo di negativo sappiamo cosa intendiamo, degli aspetti, delle transizioni, delle sfumature che altri scanner non riescono a leggere. Questo aspetto si chiama D-Max, è la misurazione con la quale si determina quanto uno scanner riesca a bucare, per così dire, il nero, e quindi una D-Max per un valore 4, 4,2, 4,6 è senz'altro molto più importante, e importante in senso assoluto, di una D-Max vicina al 2 o al 3. In questo caso, per esempio, quando ci troviamo di fronte a dei negativi, certamente cerchiamo di portarli a casa nel migliore dei modi. Allora lavoriamo tanto sul negativo durante la ripresa, poi nello sviluppo per determinare quel tipo di contrasto o comunque di fattore visivo che ci interessa, per poi andare a perdere tutto nella scansione. Non è possibile. Ecco perché cerco nei corsi che faccio, dove insegno proprio le varie tecniche di scansione, prima di parlare ed affrontare quella grande area che è l'area della stampa fine art sulle stampanti moderne a getto d'inchiostro, dedico un paio di lezioni proprio su questo, perché è fondamentale imparare ad acquisire nel migliore dei modi, anche con gli scanner che abbiamo a disposizione, perché non sempre è possibile avere uno scanner molto costoso, cercare di trarre il meglio dal lavoro che abbiamo fatto. In altre parole, non buttare via niente, portarci ad avere sempre il meglio, quindi ad una entropia zero, per così dire. Nei prossimi video vi mostrerò 3 soluzioni diverse di scanner, quello flat-bed per intenderci, lo scanner piano, un film scanner, e per l'appunto questo Imacon FlexTight che emula la tecnologia a tamburo. Seguitemi nei video di PhotoArt e come sempre l'appuntamento è sul canale YouTube. Ciao!